Buonasera amici, sapete chi è lo Stradivari della chitarra? No? Ve lo dirò dopo la sigla. Il padre della chitarra classica, con la forma e le dimensioni attuali, è stato Antonio de Torres Curado. Egli nacque alla Cañada de San Urbano in Almeria il 13 giugno del 1817. Antonio a soli 12 anni comincia il suo apprendistato per fare il carpentiere, però a 16 anni viene inserito nelle liste di coscrizione per la prima guerra carlista, quindi ancora prima di finire il suo apprendistato. Però il padre riesce con uno stratagemma a farlo ritornare dal servizio militare. Dopodiché fu reso inabile al servizio militare. Nel 1835 si sposa con Juana Maria López e da questa ebbe 3 figli, 2 figlie femmine e un figlio maschio. Però il bambino maschio morì a soli 2 mesi. Perse anche giovanissima, la seconda figlia femmina e addirittura la moglie a soli 23 anni morì per tubercolosi. Quindi la vita sentimentale e familiare di Antonio de Torres fu veramente tragica. A tutto l'opposto fu invece la sua carriera di liutaio. Oberato di debiti, Antonio de Torres si trasferisce nel 1842 a Granada per imparare il mestiere di liutaio presso il maestro José Pernas. Dopo aver appreso i segreti della liuteria, ritorna a Siviglia dove apre una sua bottega di liuteria. Nonostante avesse costruito già diversi modelli di chitarre, la sua carriera prende il volo a partire dal 1850, quando su consigli vari del maestro Julián Arcá, Antonio de Torres comprende appieno i segreti della costruzione di una chitarra. Intuisce che per avere un maggior volume sonoro non è sufficiente aumentare le dimensioni della chitarra e della cassa armonica, ma assottiglia anche lo spessore del piano armonico, rendendolo convesso in entrambi i lati e rinforzandolo con una incatenatura a ventaglio. Per dimostrare la sua teoria secondo la quale il volume sonoro di una chitarra è dato dal piano armonico e non dalle fasce e il fondo di una chitarra, costruisce una chitarra con fondo e fasce di cartapesta che attualmente è conservata nel Museo della Musica di Barcellona. Nel 1868 si risposa e poco dopo nel suo negozio di Siviglia incontra Francisco Tárrega, allora 17enne, che era partito da Barcellona per Siviglia per acquistare proprio una chitarra di Antonio de Torres. Questi prima gli fa provare una chitarra modesta che aveva in bottega, ma poi ascoltandolo suonare si rese conto del valore di questo ragazzo e gli vendette una chitarra che egli aveva costruito per se stesso qualche anno prima. Negli anni a venire Antonio de Torres comincia a fare il liutaio part-time, poiché si ritrasferisce in Almeria con la seconda moglie e apre un negozio di ceramiche e cristalli. Ma dopo la scomparsa anche della seconda moglie riprende a costruire chitarre con un ritmo incalzante, circa 12 chitarre all'anno. Il maestro liutaio si spense all'età di 75 anni.